Mamma mia! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete, oggi una mise un po' particolare, in tuta, non più in jeans e sneakers, per un semplice motivo, perché oggi non si scherza e siamo qui con l'auto meno costosa ma più divertente al mondo, secondo me ovviamente. Nel format di In Quanto Gira non poteva assolutamente mancare questo tipo di auto, che è un'auto da gara ma molto particolare. Come al solito andremo ad analizzare una marea di dati, lo 0-100 km/h, il tempo sul giro che vi piace tanto, e lo so che volete vedere una macchina così poco costosa come si piazzerà in classifica. Io sono molto fiducioso e ricordiamo che sono gomme stradalissime quelle che monta quest'auto che vedrete fra pochissimo. Ma prima di iniziare, se vi sono piaciuti i vecchi video, mi raccomando iscrivetevi al canale, e se avete qualche mezzo incredibile da farmi provare, mi raccomando scrivete nella mail qui sotto in descrizione. E adesso ve la presento. Ed eccola, signore e signori, in tutta la sua ignoranza, la Legend Car. Questa volta è molto semplice raccontarvi il tutto, perché pensate un po' a un motore motociclistico. È spinta dal propulsore della MT-09, raffreddato ovviamente a liquido, con 145 cavalli perché è stato anche modificato, e l'auto pesa complessivamente attorno ai 475 kg. Quindi un rapporto peso-potenza veramente interessante. La cosa bella è che l'elettronica qui non esiste, ma zero, trazione posteriore, ovviamente il cambio rimane quello dello stesso propulsore, quindi manuale a innesti diretti, se vogliamo dirla così, a 6 rapporti, prima avanti, tutte le altre indietro. Bisogna essere un po' ignoranti anche in quello, perché per buttare dentro le marce si alza un pelo il piede dal gas, e per buttarle dentro o si fa la scalata dando un tocco di acceleratore, oppure appunto bisogna schiacciare la frizione. Sfrutto questa occasione bellissima, uno per appunto provarla perché ero stracurioso, mi hanno detto tutti che era veramente divertente questo tipo di auto e non potevo esimermi ovviamente. E tornando ai dati tecnici, vi dico solo che quest'auto costa 18.000 euro, cioè un divertimento esagerato per solo quella cifra, ovviamente solo per modo di dire, ma chi corre in pista lo sa, rispetto a tutto il resto è una spesa realmente irrisoria. E adesso vi voglio far vedere un pelo gli interni, perché sono veramente interessanti. Là, una portiera di metallo, un po' di vetroresina, aia, ok. Oh là, qui abbiamo Lime Solo, come avete visto ci ha dato un sacco di dati interessanti l'ultima volta, lo 0-100 e appunto i tempi sul giro ultra precisi, in modo che i furbacchioni che dicono hai velocizzato, non è possibile che quella macchina è andata più forte di quella là, adesso stanno belli che zitti, e di questo sono e sarò molto contento. L'interno, come dicevamo, molto spartano, leva del cambio, qui abbiamo il dash dove vediamo tutti i nostri dati della macchina, i giri, i tempi sul giro, che purtroppo però vengono presi nell'ovale, quindi a noi non ci servono, temperatura dell'acqua. Qui abbiamo i pedali dove si può frenare sia col destro che col sinistro, e la leva della frizione con una molla molto interessante, come potete vedere, di che è penso un elastico, sì, però ti dà un feeling veramente interessante, e l'importante è quello. Quindi è inutile che state lì voi con le Pagani Huayra, con le vostre robe in titanio, a noi ci piace così, va bene? Quindi non rompeteci. Poi ovviamente il volante non lo vedete che è qua dietro, ma è semplicemente per una questione di comodità quando si entra nell'abitacolo. E adesso basta parlare, entriamo in pista e vediamo in quanto gira questa bellissima Legend Car, e analizziamo anche un po' il suo comportamento dinamico, anche se penso proprio sia semplicemente dettato dall'ignoranza.
Secondi e 21. Ho pattinato un po', non è difficilissimo capire il tutto con questa Legend, mamma mia! Allora ragazzi, com'è sta Legend Car? È incredibile, è pazzesca, un divertimento del genere, come di legno, traversi tutte le parti, non sento neanche quello che sto dicendo, dentro, si gira, guarda come è girato, mamma mia, come urla, motore della PT09, non ti dire solo come si fischia, proprio quello, occhio una parte! Ragazzi, che roba! È incredibile! Mamma mia! Bene ragazzi, non posso accelerare perché sennò voi non sentite niente di quello che vi devo dire. Partiamo dalle basi. Com'è dinamicamente quest'auto? Allora, non penso si possa parlare di stabilità perché non esiste qua, assolutamente, però veramente è troppo divertente per un miliardo di motivi. Giustamente hanno voluto tenere i costi bassissimi, quindi hanno detto le gomme, ci mettiamo su delle gomme che ci durano una stagione intera, e quindi pensate un po', con una stagione le gomme non vengono mai cambiate, quindi potete capire il livello di grip che offrono, praticamente nullo. Questo si trasforma in divertimento puro perché sei sempre di traverso, continuamente. E hanno appunto scelto questo tipo di motore perché essendo 3 cilindri ti porta fuori dalle curve molto più facilmente rispetto a un 4 che ha un pelo meno di coppia sotto. È la prima volta che ho dovuto mettere i tappi per girare perché non si riesce a starci, cioè è impressionante, fa un rumore da macchina da corsa vera, bellissimo, e gira fino a oltre 10.000 giri. Bene ragazzi, pronti per capire in quanto gira la Legend Car? Qui potrete vedere se sto migliorando il mio tempo di oggi, che ho fatto 1:21 e qualcosa, quindi già un bellissimo tempo. Sarà tosta perché è stato un bel giro, ci proviamo, pronti?
fresco della Madonna. Pensate che qui quelli che c'erano veramente forte in condizioni ottimali fanno 1,20 e 3 e sono stati campioni del mondo. Quindi che dire di questa Legend Car? Nulla, se non pazzesca, ma comunque l'avete sentito dalle mie urla mentre stavo guidando. E con mia grande sorpresa mi è stato detto che 1,27 è un tempo di tutto rispetto, perché il record di quest'auto qui dentro è 1,25. Ovviamente questa è l'auto più potente che potete trovare qui come Legend, perché è una delle prime con il motore raffreddato a liquido 145 cavalli dell'MT-09. E dato che qui verrà fatta una gara tra marzo e aprile, ho già chiesto informazioni per una bellissima wildcard e per mettermi alla prova. Lo sapete che queste sfide mi piacciono un sacco. Oh yeah. Ringrazio veramente tanto Castelletto per avermi permesso di provarla, e se volete provarla anche voi non c'è assolutamente nessun problema, perché Castelletto le mette a disposizione, costano veramente poco. Comunque qualsiasi tipo di info lo trovate sul sito di Castelletto. E come al solito, gas, e ci vediamo al prossimo video.